Ciao a tutti ragazzi, io sono Matteo Valenza. Oggi vi faccio vedere l'ultima cosa che ho montato sulla mia Tesla Model 3. Non è stato assolutamente facile, ma è estremamente necessario, almeno per quanto mi riguarda. Tesla Model 3 manca di un outlet a 12 volt qui nel baule ed è molto utile secondo me. Qui, in questa parte, c'era un bellissimo spazio inutilizzato e io ho pensato bene di montare questo accessorio che viene venduto su Amazon per circa 30 euro. Qui vedete che c'è un pulsantino on-off, abbiamo due prese USB per caricare le telecamere o quello che volete e un outlet a 12 volt. Questo outlet a 12 volt io lo uso spessissimo per gonfiare le gomme, per sgonfiarle quando vado in pista, piuttosto che anche semplicemente attaccarci un piccolo aspirapolvere. Allora, la macchina ha un outlet da 12 volt all'interno del veicolo sotto il poggiabraccio centrale nella parte frontale dell'abitacolo. Il problema è che molte volte è utile avere un outlet da 12 volt, non so, nel baule forse? Molte auto ce l'hanno, diciamo praticamente tutte. Questo sistema vedete che ha 3 prese, diciamo. Una per la 12 volt, questa qui sulla destra, poi 2 USB e un pulsante on-off. Molto utile secondo me il pulsante on-off. Abbiamo bisogno di ben poche cose per far funzionare questo affare, ma non è proprio semplicissimo. Come abbiamo fatto con il montaggio del baule, vi lascio il link del video qui in alto a destra, dobbiamo praticamente smontare mezza auto per riuscire ad avere questi 2 cavi. Una cosa molto importante da mettere sempre un fusibile proprio davanti dove andiamo a prendere la corrente, perché non si sa mai. Oggi sono anche da solo a fare questo lavoro, o almeno per la prima parte, quindi auguratemi buona fortuna. Per prima cosa bisogna smontare tutta la guarnizione, vedete la guarnizione della portiera davanti. Allora, fondamentalmente non tutta, ma basta partire da qui e rimuoverla fino, diciamo, qui. Poi bisogna rimuovere questa parte, stando molto attenti, perché è molto facile rovinarla. Ho fatto leva. La seconda parte da togliere è questa, basta semplicemente tirarla. Per togliere questa parte di plastica qui, dove sotto ci corrono tutti i fili, dove noi agganceremo anche il nostro, bisogna andare a rimuovere questo gancio. Passiamo nella parte posteriore e anche qui rimuoviamo la guarnizione. Per rimuovere questa parte, qui c'è un gancetto, quindi bisogna prima sganciare questa e poi l'altra potrà venire via. Già che ci siamo, facciamo scattare anche i sedili e anche questa parte qui, che è tutta agganciata ragazzi, non ci sono viti. Per far saltare i sedili, qui c'è una piccola manovella, vedete? Basta farla tirare a sinistra e il sedile viene su. E il sedile viene su bello libero. Ok, a questo punto il sedile è libero. Vedete che qui c'è un connettore, ma a noi non serve smontare tutto il sedile, basta solo spostarlo un pochino. Questa parte qui del sedile è sempre ad incastro e viene via molto facilmente quando si capisce come è inserita. Vedete, allora qui abbiamo una linguetta che entra in questo buco e qua sotto però abbiamo un gancio. Infatti bisogna farlo scivolare verso l'alto per poi poterlo togliere.
devo dire la verità, sono già stanco, mi fa già male la schiena. Non è un lavoro che dovrei fare io, ma mio cugino non c'è. Michele, arriva presto, ti prego, sono già stanco. Poi bisogna svuotare il baule, che è una cosa abbastanza facile. Però diciamo che non mi aspettavo di aver dentro nel baule tutta questa roba. Wow! Sì, in effetti il baule di Tesla Model 3 è molto capiente. Poi smontiamo questa parte qui, che è molto facile. Ci sono due gancettini, uno è lì e uno suo fratello dall'altra parte. Ok, anche questa parte è venuta via. Mi fa tutto un gancettino e ce l'ho in bocca l'altro, eh. I nostri cavi probabilmente io li farò entrare da questa parte, li farò passare qui sotto e poi andranno di lì. Quindi questa parte sicuramente va rimossa. Questa è molto facile, è solo semplicemente inserita, quindi si toglie incastro. Rimuoviamo la guarnizione e poi questa parte qui viene via semplicemente così. Io qui avevo messo il pulsantino, voi non ce lo avrete sicuramente, ma devo semplicemente staccare il connettore. Allora, qui ci sono 1, 2, 3, 4, poi qua ci sono le lampadine, facilissime anche queste, ma hanno il connettorino da togliere. 1 e 2, e vedete lì che ci sono tutti i cavi. Noi faremo correre il nostro cavo esattamente lì, e qua lo tireremo fino là in fondo. Ma cosa c'è lì? C'è una luce. Ok, al solito, facilissimi da rimuovere, cacciavitino e via. Per chi se lo stesse chiedendo, qui dietro dove io vado a mettere il mio plug da 12 volt, che cosa c'è? C'è il subwoofer! E in teoria dovrebbe andare qui. Dopo farò un segno con il cacciavite. Ok ragazzi, ora proviamo a far passare la molla. La molla è questo affare qui. Praticamente in gergo viene chiamata molla, serve per aiutarsi a far passare i cavi. La andiamo ad infilare esattamente qui. Poi andiamo a vedere dall'altra parte, e dall'altra parte vedete che è uscita. Ok ragazzi, ho terminato. Qui davanti la molla partirà, il cavo passerà qui dietro come vi ho detto prima, andrà dietro. Qui ho già fatto correre tutto il cavo, che poi esce da qui, e quindi ora bisogna tirare effettivamente il cavo. Ora colleghiamo le due matassine di cavo alla nostra molla e poi tiriamo tutto. La molla ha due estremità. La coda, diciamo, è molto importante perché c'è questa asola dove verranno infilati i due cavi, quindi fase e neutro verranno spelati. Si infilerà dentro, diciamo, proprio la parte in rame per fare una specie di ancorina, e verrà poi innastrato con il nastro isolante. Bene, ora possiamo tirarli.
allora ok, abbiamo adesso tirato tutti i cavi, mi sono lasciato circa 2 metri, no, fai 1,5 metri di cavo di agio da una parte e 1,5 metri di cavo anche dietro, perché poi andrà di lì. E adesso cominciamo ad attaccare un pochino le fascette, perché questi cavi sicuramente devono essere fascettati. Ogni tanto ai cavi dategli anche un giro di nastro, così rimangono insieme. Allora, ok, praticamente ora i cavi del più e del meno abbiamo pensato di attaccarli direttamente alla batteria che sta davanti, quindi siamo andati a smontare la parte davanti, quindi abbiamo svuotato tutto il frunk, quindi ci sono queste viti da togliere, 1, 2, 3, 4, queste qui 2 dietro e anche questo qui, e poi il frunk viene via molto semplicemente. Ok, allora prima di tutto bisogna smontare tutta quella parte qui, la parte diciamo sopra la pedaliera. Vedete che qui c'è questa bocchetta che praticamente fa passare tutti i cavi della macchina dalla batteria 12 volt al resto dell'auto, e vedete che qui c'è questo cavo rosso parecchio grande che è il cavo fondamentalmente della 12 volt, e da lì tutta la macchina prende l'energia. Ora noi dobbiamo attaccare anche il cavo nero, quindi la massa però ci conviene andare a prenderla dalla batteria davanti. Quindi cosa abbiamo fatto? Vedete questo cerchio bianco? Ok, questo è una specie di guaina, diciamo, con una parte in gomma. Abbiamo infilato un cacciavite, abbiamo bucato la parte in gomma e poi ci abbiamo infilato la nostra molla, che è questa qui. Vedete questa molla l'abbiamo infilata davanti e adesso vi faccio vedere dove esce. Esattamente là sotto c'è l'altra parte che abbiamo bucato con la gomma. Ora non resta altro che collegare 2 fili come abbiamo fatto prima e poi andare a prendere direttamente dalla batteria a 12 volt il più e il meno. Ok, qui abbiamo finito di lavorare, quindi possiamo anche andare a chiudere tutta questa parte. Vedete, adesso attacchiamo il fusibile. Adesso attacchiamo il più. Fascetta, ragazzi. Bene, adesso facciamo la prova con il tester. Se non va, ragazzi, la menata. 13,85. Olè! Grande. Bene ragazzi, adesso è venuto il momento di trovare il buco e fare il buchino. Allora, cosa abbiamo fatto? Io ho preso questa, diciamo, come si può chiamare questa, Miki? Piastrina, bravo, vedi che lui è del settore. Ho preso questa piastrina, l'ho infilata dietro per vedere un po' come stava. Ok, perfetto, perché poi ovviamente va davanti, però qui dietro noi almeno abbiamo visto se c'era lo spazio, e lo spazio c'è, quindi abbiamo fatto un segno, vedete che qui è di colore diverso, e poi andremo a farci un buchino e poi dopo andiamo a fare tutto il resto. Allora ragazzi, come vedete abbiamo fatto i 3 buchi, siamo partiti da dietro così non si rovina assolutamente la parte frontale, e qui abbiamo preso una piccola bolla. E adesso andiamo a fare i collegamenti e vi farò vedere come andrà collegato. Ok, i collegamenti sono stati fatti, come vedete, più e meno, e poi qui nell'interruttore il meno esce già con il suo filo che noi adesso andiamo ad aggiuntare. Il più della batteria è questo qui centrale e poi l'altro più. Bene! Abbiamo collegato i cavetti con dei giunti e se io accendo funziona perfettamente. E per oggi è tutto ragazzi, io ho finito di ricaricare, posso ripartire.
Mi raccomando, se non l'avete già fatto, iscrivetevi al canale, lasciate un commento e se vi piace anche un bel mi piace. Se volete acquistare una nuova Tesla, vi lascio il link qui in parte e anche in descrizione. Avrete 1500 km gratuiti di ricarica al supercharger. Io lo metto via e me ne vado. Ciao!